e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questo poncho messicano con tante frange in stile tartan. Prima di fare tutto questo, ovviamente iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Io per realizzare questo progetto mi sono munita di un uncinetto numero 3,5 ed ho fatto un mix di filati. Ho abbinato Chuck Casa Tessiland nella variante ottanio a due colorazioni di questo filato Sofia che vedrete recensito a breve sul canale perché è stata una grande sorpresa. Ago da lana marca Punti Forbici e siamo pronti per iniziare. Io ho stabilito una successione di colori, voi ovviamente utilizzerete quelli che preferite e poi andrete a fare le vostre prove. Io inizierò i miei pannelli, perché di due pannelli identici si tratta, con il color ottanio. Cappietto iniziale. Devo strutturare due pannelli a mo' di sciarpona. Avete presente un rettangolo relativamente stretto e lungo. Questo perché una metà di questo rettangolo andrà a costituire la nostra metà di quarto anteriore e quarto posteriore. Quindi prendiamo la nostra circonferenza più ampia e poi la dividiamo per 2. Nel mio caso è 80, diviso 2 40. Volendo io però avere una mantella piuttosto ampia, aggiungo 5 cm e quindi realizzerò due pannelli larghi 45 cm. Inizio quindi con una catenella di numero dispari che si allunga 45 cm. Arrivata alla fine della mia catenella aggiungo 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella quarta con una maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, salto la catenella di base successiva, entro in quella immediatamente successiva, maglia alta. E quindi dobbiamo realizzare tutta la nostra riga con questa sorta di quadrettato. In realtà realizzeremo in questo modo tutte le nostre righe. Terminata la nostra prima riga, voltiamo il lavoro e realizziamo 4 catenelle oppure una maglia bassa sull'altra e una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare le maglie alte al di sopra delle maglie alte sottostanti. Quindi maglia alta, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, maglia alta nella maglia alta sottostante. Continuiamo in questo modo per 5 righe. Cambiamo colore, 5 righe, cambiamo colore, 5 righe e poi continuiamo con la nostra alternanza di colori, quindi io realizzerò 5 righe con l'ottanio, 5 col marrone, 5 con il bianco, panna, per poi tornare all'ottanio in una successione. Nel mio progetto ho previsto 48 quadrettini per ogni riga, che sono un multiplo di 8. Questo perché poi andrò a realizzare l'ordito del mio tartan con multipli di 8, quindi 8 quadretti di un colore, 8 di un altro, eccetera, eccetera. Ovviamente qualora voi magari voleste un quadrettato un pochettino più stretto, vi basterà cambiare questo multiplo. Ad esempio, ci troviamo con 45 quadrettini e realizziamo degli orditi di 5 quadretti oppure di 50 e farli ancora più grandi arrivando a 10 quadretti per colore. Stabiliamo la lunghezza del nostro pannello doppiando di volta in volta la lavorazione e indossandolo sulla spalla. Cadrà un pezzo in avanti, quarto anteriore manica e quarto posteriore e manica. Una volta raggiunta la lunghezza che desideriamo, quindi vediamo dove ci cade, sappiamo di dover interrompere il lavoro e naturalmente realizziamo due pannelli identici. Una volta strutturato il nostro pannello, dobbiamo
prendere la misura dello stesso, nel mio caso 95 cm, e stabilire se vogliamo mettere delle frange, come nel mio caso, la lunghezza di queste frange. Io ho stabilito una misura di 17 cm e quindi ho considerato 17 cm di frangia, 95 cm di corpo maglia ed altri 17 dal lato opposto. Una volta capita questa misura, sono andata a realizzare dei segmenti di filato, nel mio caso 4, della lunghezza stabilita, in modo che ora con il mio ago da lana, vi faccio vedere, naturalmente mi sono portata avanti, con il mio ago da lana mi posso inserire all'interno del foro attraversando le maglie alternativamente, una volta passo sopra come in questo caso e una volta sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, e man mano tiro il mio filo, lascio il mio margine. Basterà sistemare il primo, dopodiché saranno tutti facilmente individuabili come margini per le frange, e procedo con questa tecnica fino a raggiungere la fine del mio corpo maglia. Ovviamente questa operazione andrà ripetuta per tutti quanti i fori. Come vedete, io ho stabilito una quadrettatura un po' ampia, mi piace molto, devo dire, il risultato finale. Terminata la questione ordito, abbiamo già una bella immagine di come si presenterà poi il nostro corpo maglia. Prendiamo i nostri due pannelli e da un lato lungo di ciascuno andiamo a realizzare un paio di righe di maglia bassa. Questa sarà la parte che poi noi utilizzeremo per ricavare le maniche. Un lato soltanto, perché il lato che andremo a congiungere anteriore e posteriore sarà semplicemente cucito con l'ago per cercare di rendere più omogeneo possibile tutto il corpo della maglia. Per fermare le nostre frange, cosa che dovremo fare subito, ci basterà semplicemente prendere la frangia che esce e annodarla con un'altra frangia, quindi con l'altro gruppo di 4 segmenti presente naturalmente accanto. Io poi mi sono presa la libertà di aggiungere ulteriori frange, quindi ho tagliato dei segmenti aggiuntivi di filato e li ho semplicemente annodati, come vedete, alla lavorazione, per dare un effetto un pochino più pieno. Ovviamente potete omettere questo passaggio qualora foste soddisfatte dell'ampiezza delle vostre frange. Una volta appunto realizzato il nostro piccolo bordino da un solo lato, stabilendo naturalmente quale sarà poi il verso di entrambi i pannelli, li andiamo ad incorporare. Per poter incorporare i pannelli li metto rovescio contro rovescio e per comodità metto i bordi che costituiranno poi la manica e la parte laterale verso di me, in questo modo. Lavoro sul rettangolo per ricavare il mio scollo. Nel mio caso è di 30 cm che poi doppiato sarà 60, leggermente più ampio della mia testa. Questo perché lo voglio un pochino accollato, ma abbastanza ampio da consentirmi di essere indossato al di sopra di qualche giubbettino, cappottino leggero. Per individuare il centro del mio pannello lo vado a misurare e sottraggo la misura che ho stabilito per il mio scollo, quindi nel mio caso 95 meno 30, tolgo 30 cm, me ne rimangono 65, divido 65 per 2 e ho l'esatto numero di centimetri dall'estremo margine al marcapunti e dal marcapunti all'estremo margine opposto. Questo sarà il mio scollo. Una volta individuato appunto lo scollo, procedo dall'inizio del mio lavoro che ho marcato per non perdermi assolutamente l'inizio, come vedete. Mi inserisco col mio ago, prendo il filo di lavorazione, che nel mio caso sarà verde, e inizio la mia cucitura prendendo un filino per pannello,
Cercate sempre di non tirare il lavoro, mi raccomando. E mi porto in questo modo al marker, taglio il filo e sempre con il marker riprendo dal lato opposto nella stessa identica maniera. Naturalmente mi sono portata avanti, quindi una volta effettuate le mie 2 cuciture, ho realizzato un bordino con 2 giri di maglia bassa molto semplici. Una volta fatto questo, ho ripiegato il mio scollo in questo modo ed ho di fatto già la mia mantella. Qualora voleste un indosso completamente aperto ai lati, come proprio una classica mantella, potrete dire di aver terminato il progetto. Si indosserà dal collo, quindi dalla testa, e non avrete assolutamente altro da fare. Io però ho deciso di fissare leggermente sui lati la mia mantella e quindi, come abbiamo visto per la mantellina pipistrella, sono andata semplicemente a ricavare il mio scalfo manica aggiungendo qualche centimetro per avere un indosso piuttosto morbido ed ho fatto un nodino con un po' di filato di lavorazione prendendo i 2 pannelli. Ovviamente ho replicato dall'altra parte ed ecco la mia mantella terminata. Avete visto l'indosso all'inizio del video e a questo punto non ci resta che mettere il capo sul dritto ed indossarlo. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tutorial.